Allora, ciao a tutti, bentornati sul mio canale, bentornati in questo nuovo video sul pirata. Volevo fare un podcast anche qua, visto che mi hanno appena attivato i podcast anche sul pirata. Facciamolo adesso, facciamo questa prova e cercherò di spiegarvi meglio quanto ho detto nel vlog appunto di ieri parlando di Nicodemo e dello spirito. Eccoci qua del podcast dove vedete solo me che parlo. Allora, molti di voi non hanno capito molto la questione e allora volevo cercare di semplificarla. Una signora, ho visto che mi ha scritto: io tra casa, chiesa, i lavori, gli impegni sono poco libera. In realtà si parlava di libertà dello spirito, di libertà di se stessi, non dell'impegno fisico che si può avere quotidianamente tra lavoro, famiglia, eccetera. Questo è ovvio che ci rende poco liberi dal punto di vista fisico, ma una libertà dal punto di vista spirituale, una libertà che ci svincola da determinate cose. Voi sapete che io qua sul pirata uso fare ogni tanto questi video di destrutturazione che servono per liberarci di alcuni preconcetti o di alcuni vincoli che ci fanno magari a volte sentire in colpa se noi non li risolviamo o non li assolviamo, che però non hanno nessun senso di farci sentire in colpa. Io ve ne parlo sempre, vi dico come vivevano i primi cristiani, vi dico cosa ha fatto Gesù e cosa invece al resto ci siamo creati noi uomini, proprio per cercare di svincolarvi un po' da queste cose. Non perché siano cose cattive, voi continuate a farle, continuate a seguire le vostre cose, le vostre fedi, tutto quello che voi fate nella vostra pratica religiosa, se seguite la religione, se seguite la chiesa o se seguite una delle chiese, perché le chiese dei cristiani sono diverse, la cattolica, l'ortodossa, le protestanti e via, ma è giusto che sappiate queste cose per potervi elevare, come abbiamo detto, per poter essere più spirituali, soprattutto non fare come Nicodemo, che pur riconoscendo a Gesù questa provenienza divina, perché non poteva fare questi gesti se non provenendo appunto da Dio, non riusciva a concepire esattamente quello che Gesù gli diceva in questo incontro, perché vincolato dalla religione, vincolato da tutte queste ritualità, tutte queste cose che non servono al nostro rapporto con Dio, ma servono al rapporto tra uomini e la religione, ma che in realtà, una volta che ci hanno introdotto in un discorso spirituale, un discorso di rapporto con Dio, poi ci ancorano a cose che non hanno nessun senso. Gesù ci dice spesso: non fate come i farisei, no? Nei Vangeli, che avevano tutte queste frange nei vestiti, che facevano tutti questi riti a memoria al Tempio, ma pregate il Padre vostro o nella vostra stanzetta, oppure quando andate al Tempio state in fondo, non mettetevi davanti a farvi vedere con tutte queste frange, tutte queste cose, e parlate lì. Non dite le cose a memoria, parlate di che il Padre vostro sa già quello che avete nel cuore. Ecco che questa cosa ci svincola da determinate cose. Io lo so che qualcuno di voi mi dice: ma io mi sento in colpa, ma io l'ho sempre fatto, i miei genitori mi hanno insegnato così, eccetera, eccetera. Nessuno vi dice di non farlo più. Vi dice di prendere coscienza, vi si dice di prendere coscienza. Che se fate anche un passo diverso, se fate anche un incontro in diverso col Dio, il vostro spirito ne gioverà, invece che diventare un sepolcro imbiancato, cioè uno spirito immerso in una ritualità che lo tiene ancorato e non gli permette di creare e di crescere in questo rapporto con Dio, e quindi nemmeno di capire chi è Lui, chi siete voi e quali sono le vostre potenzialità spirituali. Ecco che Gesù cerca di dire, di far capire a Nicodemo esattamente questo, e Nicodemo fatica molto a capire questo, proprio perché come noi ancorato a delle cose religiose
e a delle cose umane. Quando invece riusciremo ad essere più esseri spirituali, determinate cose non ci ancoreranno più, ma saremo più liberi come lo era Gesù. Spero di aver chiarito con questo breve podcast e nonché video, quindi potrete anche ascoltarlo su YouTube Music senza bisogno di vedere per forza il video, ed è il primo che faccio qua sul Pirata, quindi un po' un esperimento, vedremo un po' come funziona, sì, anche qua funziona come sul primo canale. Fra le altre cose uscirà, penso nella giornata di oggi o di domani il più tardi, un podcast sul primo canale appunto che fa parte di questa nuova sessione che si chiama Spiritualmente, quindi se avete piacere di andare ad ascoltarvelo, lì lo trovate. Vi ricordo sempre di iscrivervi al canale, di mettere il like, di condividere i video e anche i podcast sui vostri social, con i vostri amici, con i vostri conoscenti, così che possiate essermi di grande supporto. Ci sentiamo al prossimo podcast o ci vediamo al prossimo video. Un caro saluto a tutti, ciao da Ermanno. Ciao!